Hail Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. Transalp, un nome con un'incredibile storia alle spalle. Solo nel pronunciarlo a diversi motoviaggiatori di tutto il globo potrebbero scendere lacrime nostalgiche. Honda durante questo 2023 sta giocando parecchio con i modelli rievocativi e dopo la Hornet che ha lasciato molti appassionati a bocca storta, ecco arrivare appunto questa Transalp. I contenuti di questo modello sono sicuramente interessanti, soprattutto se paragonati alle rivali Yamaha Tenere 700 e Aprilia Touareg 660. Anche in questo caso il rapporto peso-potenza è di tutto rispetto, esprimendo gli stessi dati di potenza della Honda CB750 Hornet, grazie all'impiego del medesimo propulsore di 755 cm3 con distribuzione Unicam a 8 valvole e capace di erogare 92 cavalli a 9500 giri e una coppia massima di 75 Nm a 7250 giri. Valori motoristici che, combinati ad un peso di 208 kg con il pieno di benzina, accendono in me una gran curiosità di vederla dal vivo e soprattutto di guidarla, nonostante un design che si va a presentare comunque in maniera un po' pigra e abbinato a degli elementi tecnici che, come nel caso della Hornet, sanno di già visto. Il gruppo ottico anteriore è mutuato dalla CB500X, il TFT deriva dai modelli 750 di Honda ed è dotato di smartphone voice control per connettere il cellulare per chiamate, messaggi e per sfruttare il navigatore, basilare ma comunque efficace. Il posteriore invece ricorda l'Africa, mentre lo scarico basso è sulla falsariga della Hornet che, vista l'impostazione da utilizzo dual della moto, cozza con l'idea di fuoristrada. All'anteriore è presente un doppio disco da 296 mm, sempre derivante dalla famiglia CB500 e dalla nuova Hornet, mentre al posteriore, a differenza della Hornet e della CB500X, è presente un singolo disco da 256 mm invece che da 240. Le sospensioni anche sono differenti, con all'anteriore una forcella Showa Separate Function Fork Cartridge con steli da 43 mm di diametro, che offre una corsa di 200 mm, inoltre è regolabile nel precarico della molla. Al posteriore troviamo con un'escursione ruota di 190 mm l'ammortizzatore Showa con serbatoio separato e regolazione del precarico, che lavora con leveraggio progressivo ProLink e che si completa con un forcellone in alluminio che, pur impiegando gli stessi componenti della CRF 1100L Africa Twin, è costruito con un tipo di lega d'alluminio esclusivo per questo modello. La luce a terra dichiarata è di 210 mm, più bassa rispetto ai 250 della Frigona. Una moto da filosofia hondistica, senza troppi fronzoli estetici, a metà tra una CB500X bombardata di steroidi e una Africa Twin che ha subito una drastica cura dimagrante, ma con una buona sostanza che si completa anche con una buona autonomia, data dal serbatoio da 16,9 litri, combinato ad un consumo medio dichiarato di 23 km al litro. Le rivali principali, fuori dal contesto casalingo, come già detto, sono la Yamaha Tenere e l'Aprilia Touareg. Confrontiamole però un po' con la nuova XL750 Transalp. Sotto il profilo dell'elettronica la Tenere è spartana e vecchia scuola, con il solo pulsante dell'ABS disattivabile, aspetto che ho adorato, soprattutto considerando la natura fuoristradistica di questo modello, che si completa di un motore rodato come il CP2 e capace di erogare 75 cavalli a 9000 giri, e con una coppia di 68 Nm a 6500 giri. L'escursione delle sospensioni in questo caso è di 210 mm all'anteriore e di 200 al posteriore, e il peso in ordine di marcia si assesta a 204 kg. Il design è qualcosa di pazzesco, almeno come parere personale, ed è quello che ricorda comunque le moto da rally e la Dakar, e testare questa moto, credetemi, è stato un vero piacere. Poi all'opposto abbiamo l'Aprilia Touareg 660 con 80 cavalli e 70 Nm di coppia, valori superiori alla Tenere, con la quale la Touareg condivide il peso di 204 kg con il pieno. Ma la Adventure di Noale ha decisamente più elementi raffinati, a partire dai 4 riding mode, 2 dei quali personalizzabili, con uno dedicato alla guida fuoristrada, e ABS disinseribile su entrambe le ruote o solo sul posteriore, aspetto da non sottovalutare ragazzi. Il sistema PRC completo di traction control, cruise control, mappe motore e freno motore è reso accessibile dallo schermo TFT da 5 pollici ad alta visibilità, senza contare che di questo trio di modelli la Touareg è l'unica ad uscire con cerchi a raggi tubeless, e anche sotto il profilo sospensionistico supera la Tenere avendo un'escursione di ben 240 mm sia all'anteriore che
che al posteriore. Il design non è da mezze misure, o lo si ama o lo si odia. Personalmente non ne sono molto attratto, ma la curiosità di provarla, viste le caratteristiche elencate, è comunque tanta. La Transalp entra a gamba tesa su questo segmento, nonostante l'escursione delle sospensioni più ridotta rispetto alle rivali, ma che viene compensata sulla carta da un peso di soli 4 kg superiori, con una potenza che, se paragonata alle rivali, offre 12 cavalli in più rispetto alla Touareg e 17 in più della Ténéré. Anche per la Touareg è prevista la camera d'aria come sulla Ténéré, ma sotto il profilo tecnologico si colloca in mezzo. L'acceleratore con tecnologia Throttle by Wire offre di serie 5 riding mode: Sport, Standard, Rain, Gravel e User, che consentono di regolare tutti i parametri dell'elettronica in base alle preferenze del pilota. Tutte le impostazioni si effettuano tramite il blocchetto elettrico sinistro. La modalità User consente al pilota di selezionare liberamente tutti i parametri in modo personalizzato. Sono previsti 4 livelli di erogazione della potenza del motore, 3 livelli di freno motore, 2 livelli di ABS e 5 livelli del controllo di trazione. Inoltre, sia il controllo della trazione che l'ABS possono essere disattivati, e ricordo che il controllo anti-impennata è stato inserito ed è integrato nell'HSTC, ossia l'Honda Selectable Torque Control, o controllo di trazione più semplicemente. Concludiamo quindi con una rapida panoramica dei prezzi di queste tre moto. La Ténéré è offerta a 10.399 euro franco concessionario, l'Aprilia invece a 11.999 e arriva a 12.699 nella colorazione Indaco Tagelmast. Il prezzo della Transalp non è stato dichiarato, ma per essere una vera bomba di mercato ritengo che dovrà inquadrarsi in una fascia di prezzo tra i 9,5 e i 10,5, e considerando che la Hornet viene proposta a 7.990 euro franco concessionario, non la ritengo una proposta impossibile e porrebbe questa Transalp in una posizione di netto vantaggio rispetto alle rivali, almeno sotto il profilo di equilibrio tra prezzo, contenuti tecnici e caratteristiche del modello. Oltre all'estetica, però, c'è un aspetto che mi lascia ancora più perplesso di questa Transalp, ossia la concorrenza interna che potrebbe generare verso l'Africa Twin in versione L1, più leggera e orientata al fuoristrada rispetto all'Adventure, che seppur dotata di una decina di cavalli in più e una ciclistica più completa della Transalp, potrebbe comunque finire penalizzata nelle vendite da quest'ultima se offerta ad un prezzo d'assalto come quello che ho ipotizzato. Voi cosa ne pensate di questa Transalp? Sarà all'altezza delle Transalp del passato e delle sue attuali rivali? L'Africa Twin finirà penalizzata? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Per quel che mi riguarda sono curioso di vederla dal vivo e soprattutto di provarla. Quindi gente, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici, e inoltre, qualora ancora non vi foste iscritti al canale, vi invito a farlo cliccando l'apposito pulsante e attivando la campanellina per restare aggiornati su tutti i miei successivi caricamenti. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!